Ciao a tutti, homebrewers e appassionati. Oggi torniamo a parlare di storia e tecnica dietro stili di birra storici e famosi. In un precedente video di questa serie avevo ripercorso la storia delle birre scure di Londra, le Porter. Oggi parleremo di birre molto affini a quest'ultime, nate in Inghilterra ma poi diventate famose in Irlanda. Parlo delle birre irlandesi, nere, tostate e forti, le Stout. La parola stout si traduce dall'inglese con il significato di forte, robusto. La prima volta che compare il termine stout in riferimento ad una birra è nel 1677, in una lettera in cui si alludeva ad una birra forte, che si può intendere sia nel gusto che nella gradazione alcolica. La storia delle stout segue in parte quella delle porter. In un primo momento si ritiene che l'aggettivo stout fosse utilizzato per definire delle porter più alcoliche, quindi si parla di birre molto simili alle porter per quanto riguarda le tecniche e le materie prime. Erano fatte in origine con il tradizionale malto brown, malto amber e successivamente anche con i malti pale. Erano birre in origine dal colore marrone più che nero, le stout probabilmente partendo da un quantitativo maggiore di materie prime potevano apparire un po' più scure rispetto alle porter. Ma solo dopo il 1817, quando si brevettò il metodo per tostare il malto con il malto black patent, le birre iniziarono a essere brassate con il più efficiente malto pale come base e una piccola aggiunta di malto black che bastava a garantirgli il colore e gli aromi torrefatti tipici di queste birre. Da un'origine comune, la prima separazione vera e propria tra porter e stout si ha probabilmente nel 1822. Da una ricetta dell'epoca sappiamo che c'erano le brown porter, così definite per l'utilizzo del malto brown, che era presente nel grist in media fino al 50%. Man mano che si diffuse il malto black patent tra i birrifici che producevano porter come Whitbread e Berkeley Perkins, le nuove birre prodotte avevano un colore nero più intenso e iniziarono a essere chiamate stout, cioè dal carattere più forte. Anche il celebre birrificio Guinness di Dublino, che era un gran produttore di birre porter in quell'epoca, da lì in poi iniziò a inserire tra le proprie referenze delle birre definite stout, in particolare quella che allora era riservata ai Caraibi ed era denominata Guinness Extra Stout Porter. Oggi c'è ancora la Guinness Extra Stout che ricorda quella tipologia di birra. Dalla seconda metà dell'Ottocento in poi sappiamo che le porter potevano avere uno G di circa 1,050-1,065, mentre le stout potevano partire da 1,070 per spingersi fino a 1,090. Rispetto alle porter, le stout erano anche molto più luppolate. Si parla di un rapporto IBU-GU addirittura abbondantemente sopra l'1. La fermentazione avveniva a temperature più alte per favorire la produzione di esteri, ma l'attenuazione era in genere molto bassa, intorno al 60%, quindi avevano una maggiore densità iniziale, ma anche un corpo molto più pieno. Le stout erano suddivise in single, double e triple, in base alla densità. La porter finì per diventare meno popolare e come una sorta di sottocategoria delle stout. Nel tempo si diffusero anche diverse versioni di birre stout che prevedevano aggiunte di altri ingredienti per svariati motivi. Per esempio, si dice che le oatmeal stout, cioè le stout con l'aggiunta d'avena, nacquero per ridurre i costi delle materie prime, tagliando parte del malto d'orzo che era più tassato con cereali meno costosi come l'avena. Oppure le sweet stout, dette anche milky stout, che erano addizionate con il latte, che dava dolcezza, essendo il suo zucchero il lattosio non fermentescibile, aggiungeva un tocco che veniva considerato anche nutriente. All'epoca le stout erano consigliatissime anche dai medici per varie categorie di persone, comprese le donne in gravidanza e allattamento. Questa reputazione resistette fino a metà del XX secolo, ma è sorprendente scoprire che ancora oggi in Irlanda un'altissima percentuale di donne in gravidanza dichiara un consumo irregolare di alcol. Altro esempio sono le oyster stout, che prevedevano l'aggiunta di ostriche, sia il guscio che il mollusco o del guscio soltanto. Oggi l'accoppiamento culinario di ostriche con birre stout è sopravvissuto ed è ancora in auge. Altra tipologia dalla storia particolare è quella dell'Imperial Stout.
definito inizialmente Russian Imperial Stout. Si dice che Pietro Romanov, visitando l'Inghilterra nel 1689, conobbe le birre dell'epoca, tra cui apprezzò quelle più scure, le progenitrici delle porter. A seguito di questi apprezzamenti, molti birrai iniziarono a organizzarsi per spedire le loro birre direttamente in Russia, alla corte di colui che poi divenne lo zar Pietro il Grande. Ma le prime birre non affrontarono bene il lungo viaggio e arrivarono a destinazione piuttosto deteriorate. Quindi i birrai iniziarono a produrre dei batch appositi con una gradazione alcolica più alta e un maggior quantitativo di malti scuri, da cui ne derivarono birre più forti e complesse. Queste birre piacquero tanto anche alla zarina Caterina la Grande e da qui in poi vennero definite Russian Imperial Stout. Altri esempi oggi riconosciuti sono le American Stout, che aggiungono un tocco di luppoli tipici americani e un taglio più amaro, e le Tropical Stout, che sono invece più dolci e morbide sul torrefatto e sull'amaro, con sentori fruttati ma non tropicali da luppolo come il nome potrebbe suggerire. Un altro rilevante cambiamento nelle stout si ebbe negli anni della Prima Guerra Mondiale, quando, forse per motivi economici e di risorse energetiche, si iniziò a usare orzo torrefatto non maltato, una materia prima che richiedeva un passaggio in meno, quindi meno risorse da destinare alla birrificazione. Saltando la maltazione si otteneva il celebre roasted barley, che oggi è associato tanto a questi stili di birra. Tra i birrifici più famosi che lo adoperarono c'è anche il celebre Guinness, che merita una menzione particolare nello sviluppo e nella diffusione di queste birre che oggi nel mondo sono conosciute e iconiche nell'immaginario collettivo. Ai non appassionati una birra nera darà subito l'associazione con una Guinness. Il birrificio nasce nel 1759 quando Arthur Guinness acquistò un vecchio e malmesso birrificio di Dublino, il St. James's Gate, sul quale riuscì a firmare un contratto d'affitto per il terreno di 45 sterline per ben 9.000 anni. Il birrificio precedente era malmesso, ma aveva una buona fonte d'acqua ed era vicino ai campi dove veniva coltivato l'orzo. Le prime birre prodotte erano delle pale ale sulla base di quelle britanniche, ma dalla seconda metà del Settecento in Irlanda iniziarono ad arrivare le porter inglesi, che grazie a una tassazione vantaggiosa divennero anche più competitive delle birre prodotte in Irlanda, che erano principalmente delle brown ale. Successivamente Arthur iniziò ad avvicinarsi alle porter di Londra che apprezzava particolarmente e nel 1799 avviò la produzione di 2 porter, una classica e una più ricca nella gradazione e nella ricetta. 2 anni dopo arrivò anche la West Indies Porter, destinata ai Caraibi. Nel 1803, alla morte di Arthur, l'azienda passò al figlio Arthur II, che continuò l'opera del padre dando alla vita nuove birre come la Extra Superior Porter. Nel 1833 Guinness, superando il Cork Brewery di Beamish & Crawford, divenne il maggiore produttore in Irlanda e nel 1839 la produzione raggiunse gli 80.000 barili l'anno, con oltre 130.000 ettolitri prodotti. Qui iniziarono a comparire le diciture stout su alcuni barili. Quelle con una X erano le single stout, con 2 le double e con 3 le triple stout, che erano quelle da esportazione, poi chiamate Foreign Extra Stout. Sempre in continua crescita, nel 1862 il marchio viene registrato con il celebre logo dell'arpa e nel 1886, divenuto il birrificio più grande al mondo, viene quotato addirittura alla Borsa di Londra. A fine Ottocento la produzione si attesta a 2 milioni di ettolitri. Nel Novecento la birra diventa celebre nel mondo grazie anche alla diffusione delle pubblicità dell'epoca con i celebri slogan. Negli anni 50 viene modernizzato il birrificio e furono sostituite le botti di legno con dei fusti in acciaio. Nel 1958 compare la famosa Guinness Draught, una birra stout con un ingrediente speciale per quanto riguarda la carbonazione e il servizio alla spina, l'azoto. L'azoto consente di formare una schiuma finissima e pannosa come mai viste prima e rende anche il mouthfeel di questa birra molto caratteristico.
Dal 1988 questa tecnologia si ritrova brevettata anche nelle loro versioni in lattina, dove c'è una pallina riempita di azoto liquido che è vincolato dalla pressione della CO2 presente nella birra, ma all'apertura la depressurizzazione favorisce la fuoriuscita dell'azoto e la sua nucleazione, permettendo la formazione di una schiuma che è di consistenza finissima e pannosa, molto compatta e persistente. Questo rende il meccanismo del classico servizio alla spina riproducibile anche in casa in modo molto facile ed efficace. Nel 1992, con la morte degli ultimi eredi della famiglia Guinness, il birrificio passò ad una proprietà esterna, che condivide altri gruppi nel campo del beverage. Oggi Guinness vanta diversi birrifici di proprietà sparsi per il mondo e una rete di distribuzione vastissima, e gli va dato anche merito per aver diffuso nel mondo una birra scura ad alta fermentazione piuttosto che la solita anonima lager chiara. Tornando alle stout, prendiamo come esempio la stout più classica, la Irish Stout, e vediamo cosa dice il BJCP su questa birra. Aroma. Tipicamente domina l'aroma moderato, simile al caffè, può avere leggere note secondarie di cioccolato fondente, cacao o altri cereali tostati. Esteri medio-bassi opzionali. Aroma di luppolo leggermente terroso o floreale opzionale. Aspetto. Dal nero intenso al marrone intenso, con riflessi granati. Secondo Guinness, la birra Guinness può sembrare nera, ma in realtà ha una tonalità rubino molto scura. Velata, una schiuma densa, cremosa, persistente, di colore da marrone chiaro a marrone. È caratteristica quando viene servita con carboazoto, ma non aspettarti una schiuma densa e cremosa da una birra in bottiglia. Gusto. Sapore moderato di cereale tostato o malto con amaro da medio ad alto. Il finale può essere secco e da caffè a moderatamente equilibrato con un tocco di caramello o dolcezza maltata. Tipicamente ha sapori torrefatti simili al caffè, ma può anche avere un carattere agrodolce o di cacao amaro al palato che persiste fino al finale. I fattori di bilanciamento possono includere un po' di cremosità, un fruttato medio-basso o un sapore di luppolo medio-terroso. Il livello di amaro è alquanto variabile, così come il carattere tostato e la secchezza nel finale. La definizione risultante è a discrezione dei birrai. Mouthfeel. Corpo da medio leggero a medio pieno, con un carattere morbido e cremoso, soprattutto se servito con carboazoto. Carbonazione da bassa a moderata. Grazie all'elevato amaro del luppolo e alla significativa percentuale di cereali scuri presenti, questa birra è straordinariamente morbida. Può avere una leggera astringenza dovuta ai cereali tostati, anche se un'eccessiva astringenza è indesiderata. Impressioni generali. Una birra nera dal gusto pronunciato e dal sapore tostato, spesso simile al caffè. L'equilibrio può variare da abbastanza equilibrato ad abbastanza amaro, con le versioni più equilibrate che hanno un po' di dolcezza maltata e le versioni amare che sono piuttosto secche. Le versioni alla spina in genere sono cremose se spinte con il carboazoto, ma le versioni in bottiglia non avranno questo carattere derivato dall'erogazione. Il sapore tostato può variare da secco, simile al caffè, a leggermente cioccolatoso. Per finire, vediamo i passaggi chiave per bressare un Irish Stout in casa. Come acqua si presta bene un'acqua ricca di minerali come bicarbonati e magnesio che contrastano l'acidità dei malti torrefatti. Quindi va bene un'acqua con un contenuto di bicarbonati anche sopra i 200. Assicuriamoci di avere sempre almeno 50 parti per milione di calcio e per quanto riguarda il rapporto cloruri-solfuri, per avere maggiore secchezza ed enfatizzare il taglio amaro è preferibile spingere leggermente più i solfuri. Come grist vanno benissimo malti pale, tra cui varietà Mary Sotter come base, fino al 60-70%. Altro ingrediente caratteristico sono i fiocchi d'orzo, quindi si tratta di orzo non maltato che aiuta a dare morbidezza nel mouthfeel con i suoi beta-glucani. Va aggiunto in mash ovviamente e si può dosare dal 10 al 30%. Come malti speciali non può mancare il più caratteristico, l'orzo non maltato torrefatto, il roasted barley.
Questo va aggiunto fin dall'inizio e si può dosare tra il 5 e il 12%. Se si vuole dare più complessità o contenere un po' il carattere torrefatto, si può tagliare un po' con dei malti chocolate chiari. Se non potete avere il roasted barley, potete scegliere come alternativa un malto black che è torrefatto con un procedimento analogo, ma è un orzo maltato. Le differenze tuttavia non dovrebbero essere troppo significative. Il roasted barley è più tradizionale. Come ammostamento va bene un monostep con saccharificazione a una temperatura media tra 66 e 68 gradi per almeno 40 minuti. Il pH ideale è compreso nel range tra 5.2 e 5.5. Evitiamo una discesa eccessiva ad inizio ammostamento perché scenderà molto facilmente durante tutto il processo. Considerando la presenza dei fiocchi d'orzo, si potrebbe valutare anche uno step per le beta-glucanasi, che andrebbe fatta a 42 gradi per almeno 15 minuti. A mio parere se ne può fare tranquillamente a meno, non penso che questo step porti poi dei benefici così significativi. Se fate il risciacquo, fate attenzione a usare un'acqua con pH sotto i 6, possibilmente vicino a 5 per evitare astringenza. Come bollitura sono sufficienti 60 minuti, luppolatura in amaro con luppoli britannici come East Kent Goldings, Target e Fagel. Come valore di BU lo stile prevede un ampio range tra i 35 e i 50. Nella gettata in amaro aggiungiamo la quantità che ci porta quasi tutti gli BU previsti. Se vogliamo possiamo fermarci a quest'unica gettata o eventualmente farne una tardiva a meno 10 minuti e completare con gli BU rimanenti. Il luppolo in aroma è considerato opzionale. Come lievito puntiamo su un ceppo ad alta fermentazione, neutro o con lieve carattere fruttato di stampo britannico, possibilmente un ceppo mediamente attenuante, un po' di corpo aiuta il mouthfeel, ma la birra può avere anche un taglio più o meno secco. Tra i ceppi di lievito secco si prestano bene l'US05 o il Brae 97 della Lallemand, ma anche l'S04 se gestito bene. Tra i liquidi esiste invece il ceppo irlandese d'origine Guinness, il VLP 004 Irish Ale della White Labs, e l'analogo della Weist. Anche per i liquidi si prestano bene i ceppi britannici come il London Ale o il British Ale, quest'ultimo un po' più fruttato. Come pitching rate va bene il classico tasso per ale a gradazione medio-bassa di 0,75 milioni di cellule per millilitro per grado plato. Inizio fermentazione intorno ai 18 gradi e graduale rialzo fino a 22. Come carbonazione possiamo optare per una carbonazione forzata o una rifermentazione in bottiglia. Classicamente le Irish Stout non hanno valori alti di carbonazione. Si può partire da 1.5 fino a 2.2 volumi di CO2 per litro. Una carbonazione più bassa dona un mouthfeel più morbido, una più alta esalta invece maggiormente la secchezza e l'amaro. Un po' fuori portata ancora in homebrewing è la carbonazione mista con azoto, che permette di ottenere quella schiuma finissima anche in una birra con una carbonazione molto bassa. Da fonti si legge che la Guinness è carbonata a 1.2 volumi di CO2. Senza l'azoto non sarebbe possibile la formazione di quella bella schiuma. Per gli esempi a gradazione alcolica medio-bassa è sufficiente un mese di maturazione. È uno stile comunque che si mantiene bene anche fino a 12 mesi. I malti scuri aiutano infatti a preservare particolarmente la birra dal punto di vista organolettico. Abbiamo ripercorso la storia delle stout partendo dall'origine comune con le porter e la loro definizione di stile a sé stante nel tempo. Se non avete ancora visto il video apposito sulle porter, vi consiglio di andarla a recuperare e vi lascio anche il link sotto in descrizione. Se avete domande o curiosità che volete condividere su queste birre, scrivetemi qui sotto nei commenti. Se invece volete suggerirmi altri stili di birra su cui vorreste io faccia un video simile, scrivetemelo pure qui sotto. Se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like, dei punti hype e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Il vostro supporto è sempre di grande aiuto per me per continuare con questi contenuti. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.